Noi ci ispiriamo spesso a un motto che ha utilizzato Alex Langer 30 anni fa per deturnare il motto olimpico, dicendo non dobbiamo andare più forte, più in alto, dobbiamo andare più piano, più dolcemente, più in profondità. Cerchiamo di rivendicare un approccio collettivo alla montagna, quindi non soltanto una performance, una esperienza individualizzata, ma qualcosa che si fa insieme, che si fa possibilmente a basso volume, si fa tenendo conto di esigenze appunto e ritmi diversi. L'ape per me è stata fondamentale nell'appassionarmi ancora di più. I valori sono quelli, ci ritroviamo, io mi rispecchio molto, insomma, sia nelle questioni più politiche che nel come fare montagna. Per cui ecco sì, è una questione di connessioni, no, con altri esseri umani che ci avvicina, diciamo, no? Sono Samuele Maccolini, stiamo andando a un'escursione sul Monte Due Mani in zona Lecco insieme all'Associazione Proletari Escursionisti APE, è un'associazione storica con una lunga storia che attraversa quella dell'Italia, esisteva da prima del fascismo, pensate, e porta avanti ancora dei valori antifascisti che promuovono un'idea di escursionismo che sia davvero sostenibile, alla portata di tutti, in alternativa alla turistificazione di massa. Da qualche anno con VD rappresentiamo l'Italia all'interno del progetto Sfera, un network di media europei che racconta le sfide sociali delle nuove generazioni con un approccio cross-border e internazionale. Il progetto, che è promosso dalla Commissione europea, ci permette oggi di raccontare una realtà come APE che ha attraversato tutta la storia del paese, ha combattuto il fascismo e mantiene ancora vivi gli ideali della resistenza. Ho iniziato a far parte di Ape Milano fin dalle sue origini recenti, perché poi Ape ha una storia che affonda le sue radici molto più nel passato. Noi circa 13-14 anni fa l'abbiamo un po' rilanciata, riattivata e ripresa grazie ad Alberto Di Monte, che per una relazione amicale entrambi eravamo appassionati di montagna, avevamo altri amici, altre amiche, anche loro appassionati alle escursioni, alla montagna, alle camminate, e quindi abbiamo deciso un po' di cominciare a camminare insieme, insomma a promuovere, a proporre delle attività. Però fin da subito abbiamo pensato di farlo non in maniera diciamo strutturata e verticista, ma di cercare il più possibile di lasciare un gruppo aperto e attraversabile. C'è proprio un po' un concetto di liberazione dalla quotidianità urbana e lavorativa. All'inizio del Novecento era dedicato agli operai che passavano una settimana in fabbrica e poi molto spesso finivano a ubriacarsi nelle osterie delle chiese o anche di altri luoghi, e quindi i gruppi escursionistici, in particolare l'APE, si era data questa missione di liberare i proletari dall'alcolismo piuttosto che davvero dalla prigionia del lavoro salariato in fabbrica. Oggi è tutto diverso, però nonostante questo le città continuano a trasmetterci ritmi molto spesso poco umani, frenesia, aggressività, tensione, nervosismo. E devo dire che veramente negli anni ho proprio maturato questa passione, questa consapevolezza, come fare un grande respiro profondo che ti riconnette un po' con le cose importanti, con le cose belle, con gli affetti, gli amici, il tempo libero, e quindi viviamo un po' Ape in questo modo. Noi cerchiamo il più possibile nelle nostre attività di proporre un approccio alla montagna il più possibile a basso impatto. Ci sono fenomeni, sempre più intensi che impattano a livello di fragilità del territorio e che dovrebbero costringerci a ragionare su modelli di sviluppo e modelli di tutela di questi territori radicalmente diversi da quelli che stiamo mettendo in campo ora. Ma questo non vuol dire, svuotare la montagna dei propri abitanti, tutto il contrario. Cioè, la retorica di chi dice solo gli impianti, le strade, i grandi eventi possono portare benessere alle montagne, noi la rigettiamo totalmente, perché invece questo è esattamente il meccanismo che svuota le terre alte, gli inietta come se fossero delle droghe, per cui per un po' di tempo sembra un circo, ma poi in realtà
subito dopo finiti gli eventi questi territori si svuotano. Questo è un meccanismo atroce che è in corso, e solo che molto spesso invece si accusa chi lo critica di dire no, voi siete contrari allo sviluppo economico dei territori. Tutto il contrario. Il problema è che bisognerebbe guardare in faccia la realtà, rendersi conto che quel modello era già super nocivo e fallimentare 20 anni fa, adesso con la crisi climatica è, come dire, veramente folle. Io intorno al 2011-2012 andavo ad arrampicare proprio di fronte al luogo in cui siamo, nel gruppo delle Grigne, con un amico che mi diceva: ah, tu che frequenti i movimenti sociali, e via discorrendo, gli spazi autogestiti, ma sai che qui c'è lo Spigolo Ape, una linea d'arrampicata aperta nei primissimi anni '20 dall'Associazione Proletari Escursionisti. E quindi io ho fatto una cosa che oggi sembra ancora più assurda di 15 anni fa. È stato, oltre a chiedere al noto motore di ricerca cosa fosse l'Ape, ricevere in risposta non un indirizzo mail, un sito internet, ma un semplice numero civico nel rione Rancio di Lecco, gli ho scritto una lettera. Loro mi hanno risposto, io vado a trovarli, sono un po' innamorato di questa storia che mi sembrava ingiustamente dimenticata, chiaramente di un alpinismo minore, popolare, corale, e quindi ho pensato ci sono un paio di modi almeno per far sì che la storia dell'Ape non si dimentichi. Uno è quello di scriverla, di studiarla e poi raccontarla, e l'altro è quello di, aprendo nuove vie, però di rimettersi in quello stesso cammino, riaprendo a partire da Milano una sezione dell'Associazione Proletari Escursionisti. Una buona parte delle organizzazioni sportive che esistevano prima della Marcia su Roma sono state integrate all'interno delle cinghie di trasmissione del regime. Ci sono poi delle altre associazioni, organizzazioni, strutture, partitiche, sindacali, ma anche sportive evidentemente, che invece sono state costrette alla clandestinità, alla chiusura, e quindi l'Ape ha pagato il prezzo più alto, essendo costretta alla clandestinità. E quindi diciamo quella libertà che si cercava di conquistare attraverso la montagna prima del fascismo è stata anche quello stesso ideale che ha portato a combatterlo finché è stato possibile con l'Ape, e poi attraverso dei sentieri invece individuali, e a ostinarsi anche in età repubblicana a cercare di costruire un approccio alla montagna e alla comunità e alla vita in comune che fosse diverso da quello organizzato. L'Ape per me è stata fondamentale nell'appassionarmi ancora di più. I valori sono quelli, ci ritroviamo, io mi rispecchio molto, insomma, sia nelle questioni più politiche che nel come fare montagna, per cui ecco sì, è una questione di connessioni, no, con altri esseri umani che ci avvicina, diciamo, no? Noi ci ispiriamo spesso a un motto che ha utilizzato Alex Langer 30 anni fa per deturnare il motto olimpico, dicendo: non dobbiamo andare più forte, più in alto, dobbiamo andare più piano, più dolcemente, più in profondità. Cioè cerchiamo di rivendicare un approccio collettivo alla montagna, quindi non soltanto una performance, una esperienza individualizzata o in ogni caso commerciale, ma qualcosa che si fa insieme, che si fa possibilmente a basso volume, si fa tenendo conto di esigenze appunto e ritmi diversi, quindi un'attività il più possibile varia, una sorta di curiosità, una dolcezza nei termini di una attenzione, di una sensibilità che ci porta a frequentare anzitutto territori, rifugi, bivacchi, vallate che ci aiutano a raccontare delle storie. Le storie non sono necessariamente vicende di resistenze di ieri o di oggi territoriali, ma sono anche storie appunto di amore, di passione per un luogo, per la sua storia sociale, per le sue vicende presenti, per i suoi tentativi di riscatto, o semplicemente per la natura che ha da offrire. Dobbiamo cercare continuamente negoziare forme di convivenza, e questo ci induce a pensare che anche quelle pratiche di attraversamento che diciamo vengono definite turistiche vadano reimmaginate. Questo è possibile farlo utilizzando il treno quando è possibile, riempiendo le macchine quando si muove collettivamente, scegliendo di non utilizzare, anche con delle forme appunto di policy etica, di non utilizzare impianti a fune turistici, cercando di opporsi al fatto che nuovi croci di vetta, nuovi impianti di risalita, la trasformazione dei rifugi in alberghi o in strutture ricettive con ricette esclusive, esperienze, concerti, insomma
troppo, è tutto troppo veloce, assomiglia tutto troppo ad altre cose che ci piacciono, forse ad alcuni altrove, e non ha senso venire a ricercarle qui, perché si perderebbe appunto l'unicità di questo posto. Senza troppa retorica, però secondo noi è il caso di ripensarci, rallentare e saper dire dei no ad alta voce. La mia idea è proprio quella di non abituarsi al fatto che il mondo che viviamo è l'unico mondo che esiste. Noi appena saliamo in quota, la città, grande o piccola, è una macchia d'olio, è uno spazio profondamente perimetrato invece, minimo rispetto all'ampiezza di quello che c'è intorno. Questo insomma in metafora ti fa ragionare sul fatto che quel luogo, quel ritmo, il modo in cui ti vivi le relazioni con le stesse persone e che lì è determinato può essere invece diverso. Non deve essere diverso in montagna, può essere diverso. È importante ogni tanto elevarsi, non tanto in maniera spirituale, ma proprio fisicamente in altitudine, per ritarare quella che per noi è lo spazio di vita.